Ciao amici gatti e amiche gatte! Qualche settimana fa sono stata alla Expo Felina di Lucca, organizzata da Anfi Toscana, che è un'importante associazione di allevatori di gatti di razza. Dovete sapere che le esposizioni feline, oltre che poter ammirare dei bellissimi gatti di razza e chiedere informazioni agli allevatori, vengono organizzati anche dei importanti seminari scientifici tenuti da veterinari ed esperti accreditati che parlano di argomenti molto interessanti legati al gatto. È quindi un'importante occasione per noi per imparare qualcosa di più sul gatto e anche per i professionisti per incontrarsi, per scambiarsi informazioni, per rimanere aggiornati su nuovi sviluppi nelle ricerche, su nuove ricerche scientifiche, su nuovi lavori, ovviamente tutto legato al gatto. E rispetto al gatto c'è un grande bisogno di questo, visto che è stato studiato almeno finora un po' meno rispetto al cane, quindi c'è sempre bisogno di imparare cose nuove e di approfondire tutti gli argomenti. Uno degli argomenti trattati all'Expo Felina di Lucca è stato il riconoscere i segnali di dolore del gatto, un seminario tenuto dalla dottoressa Yolanda Gioia, che è medico veterinario specializzato nella terapia del dolore e nella fisioterapia. Come sapete, nel gatto non è facile individuare i segnali di dolore. Il gatto non è un animale che esprime in modo palese il suo disagio, quindi è stato molto interessante scoprire quali possono essere i segnali che ci possono far capire che il gatto prova dolore. Quindi lascio la parola alla dottoressa Yolanda Gioia e vi aspetto alla fine del video. In generale oggi io volevo parlarvi un po' di quelli che sono i segnali di riconoscimento di dolore nel gatto, quindi quali sono e come riconoscerli. E volevo cominciare con dare quelle che sono le definizioni di dolore. La prima definizione di dolore fu data dalla McCaffery, che era un'infermiera americana, che nel 1976 ha definito il dolore come quello che esprime il paziente, quindi che esiste ogni volta che il paziente lo esprime. Solo successivamente poi l'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore ha definito il dolore come un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, quindi associata ad un effettivo o comunque potenziale danno tissutale o comunque descritta come tale. Quindi entrambe queste definizioni prevedono comunque la presenza di una coscienza e qui è sorto poi il dubbio sul fatto di tutti gli esseri non verbalizzanti, i neonati, i bambini, i dementi, tutti gli affetti da deficit, e quindi anche gli animali ovviamente. Quindi l'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore ha rivisitato la sua definizione, dando come l'inabilità a comunicare non nega il fatto che una persona possa sentire dolore o che possa provarlo e che quindi venga trattato questo dolore. E quindi questo tipo di definizione è stata poi estesa anche agli animali. Soltanto poi nel 1997 Mollin e Kent hanno dato proprio la definizione di animal pain, quindi il dolore come un'esperienza o versione sensoriale ed emotiva che va a rappresentare una consapevolezza dell'animale, quindi la consapevolezza sia di danno che di minacce, quindi tutti gli atteggiamenti di compensazione o di tutela che l'animale stesso compie per evitare che questo danno si ripeta nuovamente. Quali sono i tipi di dolore? Noi conosciamo in generale 3 tipi di dolore. Abbiamo il dolore procedurale o comunque di breve durata, un'iniezione, un farmaco, l'iniezione di un catetere, una cannula, quindi fini a se stessi provocano il dolore al momento e poi finiscono lì. E poi abbiamo il dolore acuto e il dolore cronico. E nel dolore acuto o cronico sono i 2 grossi bidoni, vengono definite un po' dove vengono messe un po' tutte le malattie. Il dolore acuto è un dolore fisiologico, è un dolore che è fine a se stesso, quindi una malattia, un intervento chirurgico, una qualsiasi altro danno traumatico, quindi risolto quello il dolore finisce. Quindi mette semplicemente in allerta l'animale del fatto che c'è un dolore. Quello cronico è un dolore che persiste, quindi dura per tanto tempo e fa innescare tutta una serie di atteggiamenti di compensazione e anche atteggiamenti comportamentali di modificazione degli stessi per cercare appunto di tutelarsi, quindi cambia quella che è la percezione e mettono comunque poi anche in discussione quella che è la qualità della vita del soggetto. Quindi noi dobbiamo considerare il dolore cronico come una malattia vera e propria, non come un sintomo, quindi va curato, il dolore cronico va trattato. È anche vero che queste sono 2 grosse categorie, ma ci sono anche dolori misti, ci sono cronici che riacutizzano, così come ci sono dolori acuti che persistono per talmente tanto tempo da diventare dolori cronici, quindi vanno un pochino presi nel dettaglio poi. Quali sono gli errori
più comuni, e nell'ambito della medicina veterinaria l'errore più comune è quello di pensare che è normale che l'animale provi dolore, che è una cosa naturale. No, assolutamente no, non è assolutamente naturale che un animale provi dolore, non è neanche etico che provi dolore. Così come è un errore pensare che l'animale provi dolore in maniera minore o comunque differente all'uomo. Il dolore è dolore, quindi va trattato come tale. E poi c'è la difficoltà nel riconoscerli, soprattutto nell'ambito della medicina felina è veramente tanto complicato riuscire a riconoscere le manifestazioni di dolore, perché il gatto le esprime in maniera diversa dal cane poi. Ci sono tutta una serie di sfaccettature da andare a rivalutare. E c'è poi la scarsa conoscenza anche dei segni che il dolore cronico può portare agli animali. Si inducono tutta una serie di atteggiamenti o di comportamenti che a volte poi rimangono tali anche tolta la causa, quindi il dolore va trattato nel più breve tempo possibile. Perché trattarlo? Ovviamente per ragioni etiche, qui questo si potrebbe parlare per ore, non è assolutamente etico che un animale provi dolore. Le ragioni giuridiche, basta citare il diritto universale dei diritti degli animali, no? La dichiarazione dell'UNESCO a Parigi, dove dice quali sono i diritti degli animali, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dato le 5 libertà degli animali, no? Libertà dalla fame, dalla sete, libertà dalla malattia, libertà dall'esprimere le proprie caratteristiche specie specifiche, di avere un ambiente confortevole e tipico per l'animale, così come la libertà dalla sofferenza, dalla paura, dal timore. Quindi nel momento stesso in cui noi ci prendiamo la responsabilità di una vita, dobbiamo rispettarla in quanto tale, in quanto diversa dalle nostre. Gli effetti fisiopatologici prodotti dal dolore sono differenti, dipende molto dal tipo di animale, dipende molto dal carattere del gatto, ci sono risposte diverse a seconda anche del tipo del dolore. E quando parliamo di sofferenza parliamo di un dolore o di un disagio che permane per un tempo talmente lungo da non essere più sopportabile dall'animale, quindi da creare proprio delle alterazioni comportamentali nel soggetto che rimangono tali poi per tutta la vita. Vi ho fatto una lista, nel 2009 c'è stata una serie di esperti in medicina felina, hanno fatto un lavoro e hanno dato questi come indicatori comuni di dolore nel gatto. È una lista un po' che viene poi ripresa e rivista, perché nel 2014 si sono riuniti un gruppo di esperti di medicina felina delle varie discipline, quindi neurologi, medici comportamentalisti, c'erano ortopedici, endocrinologi, e hanno messo insieme il loro sapere. Questo studio è durato 2 anni e nel 2016 è stato pubblicato un consenso. Un consenso non è una pubblicazione basata su delle evidenze scientifiche, ma sul sapere, cioè sull'esperienza di questi medici, anche perché in medicina felina c'è poco. E questi indicatori comuni sono diventati 25 segni. Questi 25 segni ve li ho tradotti e ve li ho messi in questa tabella. Ve li cito: assenza del normale comportamento di grooming, quindi la pulizia del pelo normalmente, quindi vediamo che questo gatto magari si pulisce di meno, ha difficoltà anche a girarsi semplicemente per lavarsi. Riluttanza al movimento, andatura anomala, queste sono quelle un po' più comuni, sono le cose che un proprietario comune riesce anche a valutare quando magari dormono, non cambiano posizione. Quali mezzi abbiamo noi invece per valutare il dolore? Allora, in generale nel cane noi abbiamo 2 pain scale, quella dell'Università di Melbourne e la Glasgow Scale, che è quella un po' più comune. Questa ha dei limiti ovviamente, perché è una scala soggettiva, quindi andrebbe ripetuta sempre dallo stesso operatore. Come funziona? Funziona che arrivano in ospedale, in clinica questi animali, e noi abbiamo una scheda che andiamo a valutare e andiamo a dare dei numeri. Questi poi vanno rivalutati a varie ore di degenza, in modo tale da valutare se il trend di questo dolore che stiamo trattando è in miglioramento, dobbiamo cambiare il tipo di farmaco che stiamo usando. Però purtroppo risentono molto sia della soggettività dell'operatore e sia del fatto che non riusciamo a trattare il dolore cronico, e per il gatto non vanno assolutamente bene perché non sono specifiche. E per il gatto da qualche anno abbiamo la Colorado State University Pain Scale, che è questa tabella, non so se si vede bene, comunque va da 0 a 4 e si vanno praticamente a valutare, ci sono le immagini in modo tale da vedere l'atteggiamento del gatto, e poi andiamo a vedere quelli che sono i cambiamenti fisiologici e comportamentali nella prima schermata lì. Di là invece andiamo a valutare la risposta che ha il gatto quando lo palpiamo nelle varie aree, e poi infine c'è la tensione del corpo, quindi quando lo andiamo a toccare se sono più rigidi, se sono più tranquilli o quant'altro. E anche qui poi alla fine sui commenti si fa una somma del punteggio e si valuta il livello di dolore. E questa è specifica del gatto. Abbiamo poi un'altra valutazione che è quella dei segnali impercettibili.
da riconoscere nel gatto. Questa penso che l'avete vista un po' tutti. È una valutazione che va da 1 a 6, andiamo a valutare quello che è l'atteggiamento e la postura del corpo e della testa. Anche questo ovviamente va contestualizzato, nel senso che se noi abbiamo un gatto che è un gatto tranquillo, un gatto buono, che si lascia toccare sempre e lo andiamo a categorizzare tra il 5 e il 6, c'è qualcosa che non va. Viceversa, se noi abbiamo un gatto inavvicinabile che non si fa toccare e abbiamo tra 1 e 2, anche lì è un campanello d'allarme, perché c'è qualcosa che lo fa star male, quindi che si lascia toccare. Allora, vi ho voluto fare poi una tabella su quelli che sono, diciamo, le malattie e gli interventi chirurgici più comuni che i gatti possono avere, e li ho divisi in base al tipo di dolore, proprio per farvi capire quanto sono paragonabili al tipo di dolore che abbiamo noi. Un'ernia del disco, una neurite, una meningite, una pancreatite. I gatti sono predisposti spessissimo a pancreatiti, duodeniti, colcistiti. Sono un dolore atroce, un po' come noi, è un dolore veramente forte, a differenza di una tracheite e un'esofagite dove abbiamo un livello di dolore molto lieve. Era per farvi avere un'idea un pochino del tipo di valutazione del dolore in base al tipo di chirurgia. Quali sono le caratteristiche che noi andiamo sempre a valutare? Le posture, le andature, i movimenti e anche le vocalizzazioni. Queste poi le vediamo nel dettaglio. Ovviamente postura, arti raccolti, testa e collo e schiena incurvata, o magari la ventroflessione del collo, l'addome tutto raccolto, magari teso, decubito laterale, o un gatto che magari è un gatto buono che comincia a mordere, non si fa toccare, magari si nasconde. Tutto quello invece che riguarda i movimenti, io di solito chiedo ai proprietari di farmi un video a casa, perché ovviamente in ambulatorio è difficile riuscire a valutare se abbiamo dei movimenti strani, se zoppicano, se sono inattivi. Nel momento stesso in cui li liberi nell'ambulatorio sono fermi lì, non si muovono, quindi la valutazione la fa tanto il proprietario o comunque un video fatto a casa, in modo tale che poi io riesco a valutare un pochino meglio. Quindi cosa andiamo a valutare? La mobilità, i livelli di attività, le abitudini e il comportamento. Allora, per quanto riguarda la mobilità, i salti, salta verso il basso, verso l'alto, cosa fa? Evita? Li fa? Esita ma li fa? Li divide? Quindi magari riduzione dell'ampiezza, magari invece di fare un unico salto ne fa 2, o magari invece di saltarci tutti i giorni ci salta con meno frequenza. Queste sono tutte cose da valutare perché sono indici di dolore, vuoi alle anche, vuoi alla colonna, soprattutto i salti verso l'alto. Spesso dicono che il gatto è meno agile, meno aggraziato, anche quello è indice di dolore. Ovviamente quando hanno dolore, che può essere anche a volte dolore addominale, l'andatura non è più un'andatura bella, fluente come al solito. Cambiamenti nell'utilizzo della lettiera, anche quello, a volte anche semplicemente salire in lettiera, se hanno un dolore nell'ultimo tratto della colonna o delle anche, questo movimento per loro è doloroso, quindi spesso entrano con gli anteriori e la fanno fuori, non riescono proprio a fare il salto in lettiera. Quindi queste sono cose che poi valutate voi, le valutate voi a casa, le valutano i proprietari, quindi sono piccoli dettagli che magari dovete tenere in considerazione. Livelli di attività, dorme di più, non cambia la cuccia, dorme sempre nella stessa posizione, si muove il meno possibile, anche quelli possono essere segni appunto di inattività e quindi di dolore. Anche l'attività del gioco, magari gioca di meno, caccia meno, anche quelli possono essere legati al fatto che sia presente un dolore. È anche vero che il gatto, essendo un predatore, prima di manifestare il dolore ci mette tanto, quindi noi magari ce ne accorgiamo quando il dolore è già un dolore forte, un dolore magari cronico, ed è anche vero che quando lo rende manifesto l'atteggiamento è quello di protezione, quindi si nasconde, si rannicchia, riusciamo poco a valutarlo, è un po' più difficile, quindi a volte è anche vero che loro arrivano con dolori cronici perché i proprietari non tanto attenti non riescono a percepire i segni o i segnali che il gatto manda. Le abitudini, questo è importante, se un gatto non riesce a toilettarsi perché ha male è una delle prime cose che vediamo. Forfora, pelo sporco, il pelo opaco, che è proprio l'atteggiamento di pulizia che non riescono a fare. È uguale anche col tiragraffi, cioè, per andare sul tiragraffi devono estendere tutta la schiena, arcuarsi tutti, quindi se ci hanno male non lo faranno più, quindi magari è una cosa che il proprietario nota, si fa di meno le unghie. Il comportamento, abbiamo una minore tolleranza nei confronti del proprietario o comunque degli animali conviventi. Quindi un gatto che ha sempre giocato improvvisamente non vuole essere più preso in braccio, non vuole più giocare, si nasconde, non vuole avere niente a che fare con gli altri conviventi. È più silenzioso, cerca la solitudine e evita il contatto.
quindi anche questi sono segni di dolore. È ovvio che tutto questo è vero, ma tutto questo è vero contestualizzato, quindi vi ho fatto anche qui una tabella dove quelle che sono le modificazioni ambientali che possono darci gli stessi sintomi, nel senso che se noi abbiamo cambiato casa, abbiamo cambiato mobili e vediamo che il nostro gatto non salta più, non è dolore, è semplicemente che ci sono stati dei cambiamenti ambientali che l'hanno reso un pochino restio. Un gatto che non vuole essere più preso in braccio, magari ci sono dei bambini, magari sono aumentati i componenti della famiglia, sono arrivati altri gatti, sono arrivati cani, tendono a nascondersi magari anche per quello, quindi andrebbe tutto contestualizzato. Anche un gatto che gioca meno o caccia di meno, magari estate ed è un gatto che va fuori, quindi la sua attività se la fa fuori, a casa viene solo a dormire. Quindi andrebbe un attimino tutto valutato e contestualizzato. Qui vi ho fatto una lista di un po' di cose da tener conto quando andiamo a valutare e cercare di riconoscere i segni di dolore nel gatto. E questo l'ho detto già più volte, che ogni individuo manifesta il dolore a proprio modo, quindi anche questo va visto in base al carattere del gatto. Non è sempre facile riconoscere comportamenti legati al gatto e il fatto che alcuni atteggiamenti non ci siano non vuol dire che in quel momento il gatto non stia provando dolore, quindi magari se abbiamo riscontrato una determinata patologia da una lassa, un'ecografia o quant'altro, il proprietario dice ma è normale, è il gatto di sempre, e sono gatti, e i gatti sono così, cioè a volte veramente non ci fanno capire nulla di dove hanno male. È importante e fondamentale la conoscenza del normale comportamento del proprio animale, in modo tale da conoscere i cambiamenti. Chi meglio di voi siete tutti allevatori, insomma conoscete perfettamente i vostri animali, quindi nel momento stesso in cui c'è qualcosa che non va è il primo campanello d'allarme. Quindi cosa fare? Trattare, assolutamente, il dolore va trattato. Siamo nel 2019, abbiamo mezzi di qualsiasi modo, dai farmaci alle terapie collaterali che si possono utilizzare per trattare il dolore, quindi il dolore va assolutamente trattato, perché come vi ho detto prima, se il dolore persiste per tanto tempo si assumono degli atteggiamenti che rimangono, anche se poi andiamo a togliere la causa, andiamo a togliere il sintomo, gli atteggiamenti e le modificazioni comportamentali permangono, quindi il dolore va assolutamente trattato. L'università cioè un gruppo di studiosi veterinari anestesisti che hanno messo su un protocollo per lo studio per la prevenzione del dolore, quindi loro stanno cominciando a lavorare anche su quello. È uno studio che ancora non è stato pubblicato, ma stanno lavorando su quello, su quelli che sono i meccanismi che si possono utilizzare anche a scopo puramente preventivo, anche prima di una chirurgia, di un intervento chirurgico, per tutelare anche il dolore post-operatorio. Quindi si sta cominciando a muovere sempre qualcosa in più nei confronti degli animali in quello che è poi la tutela del dolore. Allora, i farmaci che noi abbiamo a disposizione sono tantissimi, come potete vedere. Si parte dagli antinfiammatori non steroidei ai cortisoni, così come gli oppioidi o qualsiasi altro farmaco. E quelli che forse voi vi trovate ad utilizzare un pochino di più sono il tramadolo. Io, per quello che riguarda le mie competenze, uso tantissimo la gabapentin. È un farmaco che in umana è usato per le crisi convulsive, è un antiepilettico puro, quindi dal suo c'ha di buono che si può usare anche per tutta la vita, non dà nessun effetto collaterale. Sono stati fatti molti studi sull'utilizzo di questo farmaco negli animali ed è stato dimostrato che il suo è per il dolore neuropatico, ha un dosaggio anche abbastanza con un range di dosaggio anche abbastanza ampio. Noi riusciamo a darlo per il dolore neuropatico, tutte le ernie del disco, le stenosi lombosacrali, le neuriti, le meningiti. È fantastico, è perfetto per quello, e siamo anche abbastanza tranquilli per darlo anche per periodi molto lunghi, perché non dà nessun effetto collaterale assolutamente. E gli antidepressivi triciclici sono in fase ancora di studio, si sta valutando se possono fare qualcosa sul dolore, ma ancora non c'è niente di concreto. Io che cosa faccio? Io mi occupo di fisioterapia, quindi io preferisco ovviamente tutto l'approccio multimodale, che è un approccio, ovviamente quando gli animali arrivano da me io li voglio senza dolore, perché toccarli che hanno male, muoverli, fargli vari movimenti, varie cose, loro poi non l'accettano. Quindi io mi baso molto su nutraceutici, fitoterapia, mi faccio aiutare da colleghi che fanno agopuntura e poi ovviamente io con la fisioterapia. Con la fisioterapia si può fare veramente tanto per la terapia del dolore. Vi ho fatto un micro riassunto di quello che possiamo fare. Ovviamente le terapie si dividono in manuali e strumentali. Tra quelle manuali la più comune, la più conosciuta ma anche la più antica è la termoterapia, l'applicazione del caldo e del freddo. Abbiamo un trauma acuto, ghiaccio, vasocostringiamo, riduciamo il dolore locale.
abbiamo un dolore cronico, caldo, vasodilatiamo, flusso di sangue e andiamo ad attenuare il dolore a livello locale. Massoterapia, ovviamente i massaggi, ci sono poi vari tipi di massaggi e vari tipi di esercizi terapeutici che possiamo fare una volta tolto il dolore. Per quanto riguarda invece la parte delle terapie strumentali, chiunque di voi ha fatto fisioterapia una volta nella vita le conosce più o meno queste macchine. Comunque l'elettrostimolazione, la magnetoterapia, l'ultrasonoterapia, la determinalasiterapia hanno tutti un programma adatto per il dolore, per il trattamento del dolore, quindi a scopo puramente antalgico. Secondo me fanno veramente tanto. I motivi per cui noi trattiamo il dolore nei gatti in fisioterapia in seguito a traumi, a microtraumi, a chirurgie ortopediche, spesso anche preoperatoria, cioè noi andiamo a sfiammare l'arto da trattare in modo tale che quando poi arrivano a fare la chirurgia ci arrivano con meno dolore e quindi affrontano anche meglio il post chirurgico. Le amputazioni di arto, io di amputati ne vedo tanti, soprattutto nel periodo estivo, e quindi qui lavoriamo tanto sul dolore locale dell'arto amputato e sulla rieducazione posturale. E le patologie neurologiche sia chirurgiche che non, tutte le ernie che spesso non sono chirurgiche, gli emboli fibrocartilaginei, tutte le patologie a carico del midollo o le avulsioni di plesso, i gatti investiti. Vabbè, il male poi più comune è l'obesità e l'artrosi. La maggior parte dei gatti che io vedo sono gatti obesi, gatti che quindi di conseguenza gravano tanto sulle loro articolazioni, gravano sulla colonna, gravano sui gomiti, sulle anche e quindi hanno processi artrosici, quindi si crea un pochino un circolo vizioso tra l'obesità e il dolore cronico articolare e quindi aiutandomi un po' con i nutraceutici e con la fisioterapia riusciamo a trovare un equilibrio e cercare appunto di anche farli muovere un pochino di più. Quindi gli obiettivi della fisioterapia sono essenzialmente controllare il dolore, ridurre o comunque cercare di diminuire il più possibile l'infiammazione locale e l'edema, cercare di muovere quanto più possibile gli arti, soprattutto nei lungodeggenti che stanno tanto fermi e quindi per evitare poi l'ipotrofia muscolare da disuso. Aumento e rinforzo delle masse muscolari, recupero del movimento. Una cosa molto importante per quanto riguarda invece i gatti è il reinserimento nella vita di tutti i giorni, soprattutto se vivono e convivono con altri animali, quella va fatta in maniera molto graduale. Io, detto questo, volevo concludere con questa frase che mi sembrava proprio adatta ai gatti: il dolore è troppo grande per regnare in piccoli cuori. Quindi secondo me spero di avervi dato un po' di dritte, un po' di nozioni base per riconoscere il dolore nei vostri gatti e se avete domande io sono qua. Io ringrazio molto la dottoressa Yolanda Gioia e vi ricordo che potete contattarla su Facebook nella sua pagina che si chiama Fisioterapia Veterinaria a Domicilio. Quindi se volete potete farle delle domande oppure anche chiedere il suo aiuto per i vostri gatti e anche per i vostri cani. Io vi aspetto nel prossimo video assieme alla Lady. Per ora vi saluto, ciao amici gatti e amiche gatte!